Good food, good food. We're less desperate when we're in Italy because the food is so good. So good. So good. So good. So good. So good. Benvenuti guerrieri della musica, sempre in compagnia del vostro stimatissimo e ammagliante Electra Bones. Guarda, non so cosa dirti, ma questo canale è fantastico proprio, è incredibile, veramente ne sa anche un sacco di musica, questo musica, è bravissimo, iscrivetevi. Prima di partire una piccola premessa. Non è semplice affrontare questo discorso, perché la storia di Smell Like Teen Spirit è intrecciata in maniera indissolubile con le vicende di questo ragazzo, fragile e brillante, confuso e furioso, sensibile e geniale. Parlare del tanto amato Cobain è argomento da maneggiare con cura. Quindi chiedo perdono in anticipo se non sarò esaustivo e se non sarò in grado di mettere a fuoco la sua arte con estrema precisione. Cosa che neanche lui desiderava e soprattutto sapeva trattarsi di missione impossibile e non necessaria. Il 24 settembre 1991 i Nirvana pubblicarono il loro secondo album in studio, Nevermind. 2 settimane prima viene lanciato il primo singolo estratto dal disco, Smell Like Teen Spirit. Fu un successo clamoroso e inaspettato che trascinò il disco e i Nirvana in cima alle classifiche di tutto il mondo. Tanto per farvi capire l'importanza di questo lavoro, nel 2003 la rivista Rolling Stones lo ha inserito alla posizione numero 17 dei 500 migliori album di tutti i tempi e ha decretato Nevermind miglior disco degli anni 90. Il riff di questo brano, semplice ma travolgente, è nato, come rivelato dallo stesso Cobain, ispirandosi a quello di una canzone che i Nirvana degli esordi suonavano molto spesso dal vivo. More Than a Feeling, grande successo dei Boston. Una delle caratteristiche della band è proprio quella di non prendersi mai troppo sul serio. Quando un carto entusiasta propose il nuovo riff, non piacque molto alla band. Per tutta risposta, Cobain, che era un leader magnanimo e democratico, glielo fece suonare di continuo per più di 1 ora e mezza. Cari creativi, è proprio questo il modo migliore per far germogliare spunti e nuove idee. E infatti, dopo questa massacrante session, il brano prese la forma che noi e il mondo intero conosciamo molto bene. Alla fine, aveva ragione ad insistere. Il brano era in linea col nuovo stile impresso in Nevermind, un cambio di rotta deciso rispetto al loro primo lavoro in studio, Bleach. Melodie orecchiabili, accattivanti, accompagnate da un sound potente e aggressivo con molte escursioni dinamiche. Strada che sarà seguita poi da parecchi gruppi successivi, influenzando anche il nascente pop punk di band come i Blink 182 e gli ancora più commerciali Green Day. Cobain aveva preparato la strada con il singolo Sliver, pubblicato nel 1990. Queste le sue parole. Era come una specie di dichiarazione di intenti in qualche modo. Avevo dovuto scrivere un brano pop e pubblicarlo su singolo per preparare il pubblico alle sonorità del nostro prossimo album. Volevo comporre altri brani come questo. 2 parole per sintetizzare lo spirito del nuovo album: rabbia e dolcezza. Rabbia espressa nel sound grezzo ed energico della band,
ma mischiata a dolcezza, sensibilità e malinconia rivelata nelle linee melodiche e nell'intensità dell'interpretazione canora di Cobain. Questa duplice anima fa comprendere meglio anche la decisione del nome della band, Nirvana. Come sottolineato dallo stesso Cobain, il nome era stato scelto perché desiderava qualcosa che esprimesse un concetto gradevole e pacifico, in opposizione agli altri gruppi punk hard rock dell'epoca, come ad esempio gli Angry Samoans, samoani arrabbiati. Non bisogna però dimenticare che a contribuire alle sonorità di questo album, decisamente più curato e patinato del precedente, era stato anche il lavoro del nuovo ingegnere del suono, ingaggiato dalla band per il mixaggio finale, Andy Wallace, che rese il suono più brillante, pulito e rotondo, ma il risultato finale, nonostante lo avessero scelto loro, non piacque alla band, che voleva invece un suono più sporco, più punk, come quello del primo album. Ma con un suono più grezzo e ruvido, MTV avrebbe scelto ugualmente di mandare in onda a manetta il video di Smell Like Teen Spirit, mettendo così a rischio il successo dell'album? Non lo sapremo mai. Nonostante il grosso debito verso la canzone più rappresentativa della band che li aveva resi famosi in tutto il mondo, trascinando Nevermind in cima alle classifiche, Kurt Cobain non amava affatto questo brano. Questo perché era la causa principale del successo mainstream che inevitabilmente lo aveva travolto. Questo perché la song aveva dato via a quella fama inaspettata che, per il carattere schivo e introverso di Cobain, risultava molto complicata da gestire. Il brano divenne l'inno di una generazione e il simbolo di un nuovo genere musicale, il grunge, nato e sviluppatosi nella città di Seattle, nello stato di Washington. E pur non avendolo inventato, il Seattle Sound fu comunque esportato dai Nirvana in tutto il mondo, grazie all'enorme successo ottenuto da Smell Like Teen Spirit. Come per tutti i grandi classici del rock, sono moltissime le versioni realizzate di questo brano. Ci tengo a segnalarvi una bellissima versione acustica di Tori Amos, capace di un'intensità e una forza che vale 100 chitarre rock. Entertain us, I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us, yes, a mulata and albino, a mosquito, my libido. Vi consiglio anche questo adattamento molto originale, cantato in lingua latina classica. Wow! Cominciamo dalla genesi del titolo. Ci racconta Kurt da dove è nata l'idea. Ci stavamo divertendo un mondo parlando di cose rivoluzionarie e finimmo per distruggere la mia stanza da letto, gli specchi, il letto, tutto quello che trovavamo. Così iniziamo a imbrattare con lo spray i muri e Kathleen scrisse Kurt Smell Like Teen Spirit e io l'ho presi per un complimento. Bisogna fare alcune precisazioni. Teen Spirit era un profumo per adolescenti molto in voga all'epoca, mentre la ragazza della scritta sul muro era Kathleen Hanna, cantante delle Bikini Kill e amica di Toby Vale, batterista della band nonché fidanzata ai tempi di Kurt Cobain. L'intento di Kathleen era quello di prendere in giro Kurt, reputandolo ancora un ragazzino, probabilmente a causa delle sue semplici opinioni rivoluzionarie. Kurt, che non era a conoscenza di questo profumo, invece interpretò la scritta come un elogio, come se non fosse ancora soggiogato dagli schemi degli adulti e quindi che profumasse ancora di spirito adolescenziale. Ma pare che il testo sia ancora più autobiografico. She's overboard and self-assured. Lei è troppo annoiata e sicura di sé. Per molti critici sembra che questa frase si riferisca alla fidanzata Toby Vale, con cui Kurt aveva una relazione molto tormentata. E molti sostengono che la canzone e addirittura tutto l'album Nevermind in realtà parli principalmente di questo rapporto problematico. Ma in un'intervista, chiacchierando sul significato della canzone, il leader dei Nirvana dice: in sostanza,
È una canzone sugli amici, sui coetanei. Ci sentiamo ancora come dei teenager perché non vogliamo seguire chi ci vorrebbe adulti. Ce ne andiamo in giro, cerchiamo di divertirci. Il cuore della canzone è sul prendersi gioco dell'idea di mettere in atto una rivoluzione. Ma è lo stesso una bella idea. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Difficile trovare un'interpretazione chiara e definitiva nei testi di Carr, anche perché lui era un grande appassionato di William Burroughs, geniale scrittore e non solo, che aveva reso famosa la tecnica del cut-up, un procedimento di scrittura creativa che consisteva nel prendere testi esistenti e poi scompigliarli e riassemblarli in maniera casuale, dandogli nuova forma e significato. Per la cronaca, le idee e gli scritti di Burroughs hanno influenzato parecchi artisti e musicisti, come ad esempio David Bowie, Patti Smith, Frank Zappa, Bob Dylan, eccetera, eccetera. La famosa canzone The Wild Boys dei Duran Duran è un palese omaggio al romanzo di Burroughs con lo stesso titolo. Tornando a noi, non è importante capire fino in fondo il testo di Smell Like Teen Spirit, ma ascoltando il brano comprendiamo che Carr ci racconta qualcosa di fortemente urgente e intenso. Probabilmente ci mostra la sua rabbia nell'incapacità di trovare una direzione precisa alle sue idee e al suo sentire. Quell'inadeguatezza tipica della generazione X, nata alla fine degli anni 60, che detestava gli ideali e il modo di vivere della società in cui era cresciuta, ma non aveva un'alternativa precisa e concreta da proporre. In breve, se facciamo un paragone con le canzoni della scena rock precedente finché analizzate, ci rendiamo conto che la musica diventa più essenziale, immediata e di pancia, ma i testi diventano più densi e significativi, ricchi di sfumature e carichi di rabbia e disagio. In generale, nel grunge, l'assolo di chitarra non rappresenta più un momento centrale nell'economia del pezzo. Non è più una composizione viva dentro la composizione principale come nel rock classico. Anche in questo brano viene usato come un semplice passaggio di supporto alla melodia centrale e non ha molta vita a sé stante. Per i feticisti dello strumento, la chitarra usata nel video di Smell Like è una Fender Mustang del 1969. Non so dirvi se anche quella usata per registrare il brano in studio, però. Se qualcuno è in grado di darmi indicazioni più precise, lo scriva qui sotto nei commenti. La cosa certa, però, è che per l'album intero Cobain ha suonato, oltre alla Fender Mustang, anche una Fender Jaguar con pickups di Marzio e talvolta una Fender Stratocaster. Come effettistica, invece, nello spirito essenziale del grunge, Cobain ha usato solo un distorsore della Boss e qualche volta un chorus della Electro Harmonix. Nirvana significa liberazione dal dolore, dalla sofferenza e dal mondo esterno. E questo si avvicina al mio concetto di punk. Sono parole di Kurt Cobain, interrogato sull'origine del nome della band. Sembra di capire che per lui, come anche per tanti altri, dentro la musica, in questo caso il punk, ricercava non un semplice piacere o sfogo, ma una liberazione dal tormento e dalle pene del vivere. Conoscendo il triste epilogo della sua breve vita, queste parole emozionano e fanno molto riflettere. Ci ha provato Carr a liberarsi da tutte le sofferenze, da tutte le paure, da tutte le paranoie, immergendosi completamente nella musica che vedeva come il suo personale nirvana. Ma non è bastato. Grazie per avermi seguito fino a questo punto. So di aver appena sfiorato la superficie di alcuni argomenti, ma spero che questo mio lavoro serva come spunto per spingervi ad approfondire alcuni dei temi trattati. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like
se il video vi è piaciuto, altrimenti fatevi gli affari vostri. Arrivederci a presto con una nuova puntata sulle song più significative della nostra amata musica. Electra Bones vi saluta. Stay tuned, stay rock.